In questa lezione andrò a preparare una confettura a base di ananas. Grazie alle potenzialità di master e quindi alla funzione del vuoto, riusciremo innanzitutto a ridurre tantissimo i tempi di lavorazione e soprattutto a concentrare il prodotto lavorando a temperature basse, e questo porta con sé diversi vantaggi. Ho davanti a me gli ingredienti per questa confettura, che sono zucchero semolato, ananas, mela verde, rosmarino e zenzero come componenti aromatiche e del succo di limone. Tagliare gli ingredienti sotto vuoto evita qualsiasi principio di ossidazione e per questo motivo adesso andremo a inserire tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere e poi vi farò vedere come impostare la macchina. Per avvalerci del vuoto dobbiamo innanzitutto collegare il tubo e portare la valvola in posizione V di vuoto. Impostiamo poi il programma per la velocità della lama, che faremo girare per un minutino, che è più che sufficiente, a velocità 7, ovvero 6.000 giri al minuto. A questo punto vado a condizionare l'ambiente interno, quindi ad azionare il vuoto e ad estrarre l'aria. Ci accorgiamo che il vuoto è presente all'interno della camera quando il manometro si avvicina alla tacchetta dell'1, ovvero avremo estratto circa un'atmosfera. Quando la lancetta ha raggiunto il massimo possiamo spegnere la funzione vuoto e a questo punto avviare il programma che abbiamo preimpostato. In questo momento abbiamo processato tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere, il colore è rimasto bello vivo grazie all'effetto del vuoto e adesso possiamo partire con la cottura vera e propria della confettura. Abbiamo parlato di due vantaggi principali che l'utilizzo di master porta con sé. Il primo è un notevole risparmio di tempo, perché preparare le confetture con il metodo tradizionale richiede comunque il suo tempo. Il secondo vantaggio che vedremo adesso nella fase di cottura sta nel fatto che la concentrazione e la riduzione possono avvenire, contrariamente al solito, a temperature più basse rispetto all'ebollizione. Qui infatti adesso lavoreremo a 65 gradi. Questo ci permette di migliorare il colore, il sapore e il profumo del prodotto finito. Vado quindi ad impostare master ad una temperatura di 65 gradi e gli chiedo di mantenermi questa temperatura per circa 40 minuti, che è il tempo di cottura di questa confettura con queste quantità. Quindi tengo premuto 3 secondi sul tasto della temperatura e attivo la funzione Wait Temp, sempre a 65 gradi, premo sull'icona del tempo e gli chiedo di tenermela per 40 minuti. Imposto una velocità bassa perché il prodotto è già stato processato, deve solo continuare a rimanere mescolato durante la fase di cottura. Quindi 1E a 400 giri al minuto è perfetta, faccio partire. Una volta raggiunti i 65 gradi verranno mantenuti per 40 minuti e quello sarà il momento di attivare nuovamente il vuoto. Adesso inizia la cottura vera e propria, quindi accenderemo il vuoto e lo manterremo per tutta la durata della cottura, circa 40 minuti. Come noterete, all'interno della vaschetta di scolo è già presente dell'acqua. È proprio l'acqua che la macchina sta estraendo dal contenuto del bicchiere. Durante la cottura il gioco è proprio quello, fare sì che quest'acqua aumenti il più possibile e che esca dal nostro composto. Quindi dopo circa 40 minuti di cottura della nostra confettura dovremo ritrovare con 200-250 ml di liquido all'interno della vaschetta di scolo. E a quel punto la nostra confettura sarà perfettamente cotta, concentrata e al punto giusto. Bene, il programma è terminato, possiamo spegnere il vuoto e adesso vedere il risultato finale. Vi mostro il risultato finale, che è quello di una confettura bella trasparente, concentrata con un colore vivo, che ovviamente in questo momento è ancora calda e cambierà la consistenza una volta raffreddata.
Questa confettura, come tutte le confetture, può essere conservata all'interno di un vasetto ermetico sterilizzato, sottovuoto, oppure può essere addirittura congelata senza cambiare minimamente la sua consistenza.